Antonella Morea, attrice napoletana, una carriera divisa tra palcoscenico, cinema e piccolo schermo, che l'ha consacrata come mamma del Sud. Il nome Mamma del Sud è un autoappellativo che si è data. Si rivede in questo ruolo anche dal punto di vista culinario? Guarda, io mamma non ci sono, purtroppo sono diventata mamma del Sud. Guarda, noi siamo di una generazione veramente di grandi cuoche. La mia nonna era strepitosa, faceva degli arancini di riso fantastici. Poi chiaramente ce lo siamo passati fra noi. Io sono un'esperta di parmigiana di melanzane, proprio assai, però se devo fare un ragù lo faccio come si deve. Genovese non ne parliamo proprio, sono bravissima, però non posso mangiare. E nella cultura mediterranea la donna è la custode dei segreti culinari. Lei si sente più una tramandatrice di ricette o le piace sovvertire le regole in cucina? No, 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 io sono tradizionalista, mi dispiace. Il prodotto deve essere quello lì, tradizionale, fresco. Quando vado a mangiare in qualche di questi ristoranti, di questi nouvelle cuisine, così, se ci sono i prodotti napoletani, anche rivisitati, ma poco, se no non mi piace niente. Per esempio, io c'è una cosa che odio, e la dico qua pubblicamente, gli chef che fanno la pasta risottata, non la sopporto, perché la cremina, l'amido, ma perché mi devo mangiare l'amido della pasta? La roba sciuliarella, come si dice, no, ha da essere con l'olio, non fai un poco di più, ma non si può vedere sto risottamento, non se ne sopporta. La dieta mediterranea è riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale e rappresenta uno stile di vita. Oggi come viene vissuto secondo lei il rito del mangiare insieme? Beh, sempre bene, perché dove si mangia c'è un sacco di gente, per la verità, però ci sta un po' un imbastardimento, non dovrei dirlo, il sushi, il poké, ma perché? Sono tanto belli quei ristoranti dove si mangia la pasta al pomodoro, che meraviglia, una bella fetta di carne, oppure un pesce all'acqua pazza, ma perché c'è a mangiare queste schifezze? Quindi non so, comunque dove c'è tavola c'è sempre un sacco di gente, quindi, perché è convivialità, ed è la cosa più bella che possa esistere. Poi dopo piangi dopo, quando ti sei alzato dalla sedia. Con Casa Surace portate avanti da 2 anni l'evento Ragù Day. Quanto questo progetto affonda nei suoi ricordi delle domeniche d'infanzia? Tantissimo, tantissimo perché effettivamente quando c'era la famiglia numerosa, adesso purtroppo non c'è più, dal sabato si sentivano gli odori del ragù. Mia madre si metteva lì veramente ed era proprio un rito del sabato sera, l'indomani si continuava a cuocere e poi il martedì e il lunedì si mangiavano gli avanzi, quindi era una cosa meravigliosa. Il ragù day è per nonna Rosetta, che era insomma proprio quella, la depositaria del ragù in generale, e noi le abbiamo dato questa festa, abbiamo fatto questa festa, uno per onorare il ragù, che è la nostra pietanza mediterranea, ma ci vuole, e anche un po' per lei. Quindi una bella festa dove tutti si incontrano e mangiano il ragù. Qual è il suo piatto del cuore? La parmigiana di melanzane. E anche il saltù di riso, quello fatto bene però. Perché mi piace, perché la melanzana ha un sapore dolciastro, io sono purtroppo vittima dei dolci, voi mi avete portato dei pasticcini bellissimi, vabbè. Che quindi la melanzana è dolce, che si sposa benissimo con il pomodoro e non parliamo poi del parmigiano, che diciamo è il tocco finale. Poi parmigiana però per me, non quella indorata e fritta, no, 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 ci vuole quella là solo fritta e poi messa al forno con tutti gli strati possibili e immaginabili. Quando ero bambina, era il mio compleanno, mia madre mi faceva tutto quello che desideravo, sartù di riso, la parmigiana di melanzane, gli gnocchi, cioè proprio la festa. Dopo stavo malissimo perché mangiavo tutto, però è sempre stata una cosa meravigliosa. La dieta dei nostri nonni era sostenibile per necessità. Crede che ad oggi nelle cucine delle famiglie napoletane i valori antispreco esistano ancora? Sì, sì, come no, esistono. Non tanto quanto erano le nostre nonne, così molto risparmiatrici, anche perché si cucina poco. La gente compra la roba già confezionata, non hanno tempo di cucinare, non erano come le nostre madri che stavano a casa. E fortunatamente, grazie a Dio, le donne lavorano, lavoriamo e quindi va bene così. Però poi magari il sabato e la domenica ci si concede un po' di più. L'antispreco ci sta, sicuramente. Oltre ad essere un'attrice straordinaria, è anche un'eccellente cantante. Secondo lei c'è una canzone della tradizione che suona un po' come un pranzo della domenica? Oddio, che domanda. Guarda, c'era quella di Mario Merola che dice, quella che proprio è il manifesto, che dice è bello un magnà, cioè perché ti parla di spaghetti a vongole, e quindi è un po' il manifesto nostro di Napoli, anche se un po' esagerato, però è sempre bello. E invece qual è il crimine gastronomico che non può assolutamente perdonare? Questo della pasta risottata poi è un crimine esagerato. E poi quando cominciano a mettere le cremine nella carbonara, a panna, quando si comincia a inciuciare con la panna,
c'è sempre un sospetto, vuol dire che qualcosa non è andato bene e quindi la panna giusta, si dice la panna alleggerisce, ma comunque. Un ricordo del teatro che collega al mondo culinario? Ad ogni sera dopo gli spettacoli bisognava andare a mangiare perché c'era chi faceva la dieta e chi invece voleva mangiare, anche perché il cibo era un modo conviviale per rilassarsi, no? Per stare bene insieme e scaricare tutta quella tensione che avevi accumulato, questa adrenalina forte così. Solo che lì cominciava un'altra adrenalina perché c'erano quelli che volevano mangiare subito e quindi appena dicevano nella prima pietanza va bene per tutti, no! Chi dai a te che io voglio mangiare gli gnocchi, per esempio? E quindi cominciavano i litigi fra gli attori, è bellissimo. Però, insomma, comunque si mangiava troppo, secondo me. Non si può mangiare alle 2 di notte. Infatti lo stomaco, dopo 50 anni di lavoro, ne ha risentito. Ora non mangio più. Mi debbono uccidere, mangio il panino, prima come una vecchia, perché vecchia ci sono e quindi così è. Però era divertente perché poi cominciavano gli scherzi a tavola, sempre capito, fra un pesciolino e un'acqua pazza, insomma, c'era con Carlo Giuffre, per esempio, tutte le sacrosante sere si andava a mangiare, che lui doveva mangiare tutto dall'antipasto fino al dolce. La moglie chiamava e faceva non devi mangiare, ti fa male, invece lui niente, invece sì va bene e continuava a mangiare, era bellissimo. Lei prima parlava di quello che si pensa dopo effettivamente un pranzo, quello che c'è dopo il pranzo. Al sud lo chiamiamo a volte il silenzio della contrura. Che cosa resta agli ospiti dopo effettivamente un pranzo in famiglia? Beh, se hanno mangiato bene, gli ospiti restano, sono felici e contenti. C'è quella mezza controlla, ci sta un poco di pennichella, ci si siede sui tavoli, poi dopo si ricomincia il gioco, perché si ricomincia a mangiare, perché nelle case dei napoletani non si mangia alle 2, si mangia dalle 3 fino alle 7, quindi hai voglia di stare lì, di fare pausa, di chiacchierare, di litigare, di continuare a mangiare, perché si mangia qualsiasi cosa la domenica nelle vecchie famiglie. Ora non so come succede. Io non mangio più perché la famiglia non ce l'ho più e io non posso mangiare, però mi ricordo che si mangiava dalla mozzarella alla carne arrostita, al ragù, alle patate fritte, all'insalata, quindi non c'è proprio il tempo insomma, di fermarti, perché comunque è al ritmo, conti il ritmo serrato, fino alle 7 di sera. Una scarpetta da un punto di vista artistico, quindi qual è quel pezzetto di dieta mediterranea che l'ha consumata proprio fino all'ultima goccia all'interno della sua vita artistica? Di che cosa farebbe ancora una scarpetta? Che cosa rivivrebbe? Rivivrei la mia giovinezza del 1976 con la Gatta Cenerentola, che era un momento in cui erano gli anni belli, gli anni 70, dove c'era un grande fermento dell'arte, c'erano bei registi, bei festival, dove effettivamente tu collegavi cibo e spettacolo insieme, andavi a mangiare gli strangozzi, che ne so, in Umbria, a Spoleto, al Festival dei Due Mondi, oppure che ne so, andavi a mangiare i cannolicchi allo Specca a Roma, che non si fanno più. Però era un momento meraviglioso, uno perché ero giovane, due perché era il momento in cui cominciavo, quindi tutto mi sembrava roseo, meraviglioso, mi sembrava un mondo delle fiabe, e tre perché lo spettacolo era una bomba e ne abbiamo fatto 5.000 repliche, non abbiamo mai detto mamma mia che scocciatura, no, ci è sempre piaciuto e quindi siamo stati sempre ben motivati su questo e quella è una cosa a cui ho rinunciato con molta difficoltà, ma purtroppo l'età non te lo consente più. C'è una scena del cinema o del teatro legata allo stare insieme che le ricorda in particolare la dieta mediterranea? Ma c'è la scena famosa del film di Paolo Sorrentino, È stata la mano di Dio, dove io ero lì in questa tavolata di pazzi scalmanati e in questa tavolata di nascosto c'era anche lui che ci suggeriva le cose, che magari forse ha tagliato o ha rimesso così, ma era fantastico, era una cosa divertentissima, uno perché eravamo tutti amici e a secondo perché veramente era una famiglia sui generis, qui era proprio un delirio. Poi un altro delirio invece è stato con Sabato, Domenica, Lunedì di Edoardo con la regia di Padroni Griffi, dove c'era un Leopoldo Masteloni che faceva il padre, che era una specie di fullo, mezzo pazzo, e poi c'erano Casagrande, Antonio e Ida Danieli che facevano marito e moglie. Poi c'eravamo tutti noi, diciamo, semi giovani, io e Porfito eravamo quelli più di mezza età. E lì, intorno a questo pezzo di carne, che era vero, del ragù, c'era proprio veramente l'inferno. Chi litigava, chi se ne scendeva. E l'indomani a tavola, col latte, era tutto vero, e la carne noi mangiavamo come se fosse e mangiavamo tutte le sere, poi dopo pretendevano di andare a mangiare un'altra volta, no, non vogliamo andare, però insomma è un delirio, quella tavolata era veramente un delirio. Quella di Paolo era divertentissima, beh c'era la signora Gentile che
era proprio strepitosa, Dora Romano. E poi invece questa qua di Edoardo era un delirio pazzesco, cominciava bene e finiva malissimo. Esiste un odore della dieta mediterranea che la riporta ad un preciso ricordo d'infanzia? Beh, uno è il ragù sicuramente. Ah, e l'altro è l'odore della melanzana indorata e fritta, che si chiamava pullastiello. Non la fanno più, nessuno la fa più, che schifezza è questo. Se potesse organizzare un pranzo con 3 persone fondamentali della sua vita, anche tra quelle che non ci sono più, chi inviterebbe? Mia madre, mia nonna e mia sorella. E che cosa cucinerebbe per loro? Dunque, mia sorella amava molto la besciamella e farei sicuramente la pasta alla besciamella per lei, soltanto per lei. Per mia madre farei uno spaghetto sciuliariello come le piaceva. Mia nonna rigorosamente pasta in bianco con la ricotta, sicuro. Spesso in trasmissioni pomeridiane, fascia pomeridiane, viene il famoso dottor Calabrese, professor Calabrese, che è il sostenitore e il fondatore della dieta mediterranea. È un medico e ogni volta che lui arriva in trasmissione, poverino, è vessato da queste continue informazioni di queste nuove diete che sono terrificanti, quella dell'ananas, quella del riso, e lui si arrabbia come un dannato. Ha ragione, il professor Calabrese ha ragione, non si possono fare queste diete inutili, perdi 3 kg in 3 giorni, ma poi pigli il colesterolo, ti fa male al sangue, ti fa male al fegato, e arrivano i medici e ti devono aggiustare. No, lui per il digiuno intermittente ha sempre una remora, dice che potrebbe anche andare bene, però poi i cibi che si mangiano nel digiuno intermittente devono essere come si deve, e cosa che invece non è. Quindi io sono sostenitrice della dieta mediterranea, un piatto di pasta a pranzo, un secondo e un contorno a cena, e a capo pasto sempre l'insalata. Frutta e dolce purtroppo no. Grazie mille per questa Grazie a voi. intervista.